La visione remota è una realtà che viene utilizzata dai governi? Un caro saluto. Quanto segue è il sunto di un video postato il 17 maggio 2013 di oltre 30 minuti, pertanto invito coloro che conoscono la lingua inglese a visionarlo. Trovate il link nella descrizione del video. Si tratta di una conferenza di Russell Targ, un fisico e autore che è stato un pioniere nello sviluppo del laser presso la Lockheed Martin Missiles and Space Company, dove ha lavorato come scienziato senior. È stato cofondatore delle indagini dello Stanford Research Institute, SRI, sulle capacità psichiche negli anni 70 e 80, principalmente tramite la visione a distanza. Mi è venuto in mente il film L'uomo che fissa le capre e non aggiungo altro se non ricordarvi il video precedente dello Zecchino d'Oro. Sarà vero? Siamo qui per entrare in questa prossima, meravigliosa realtà e la persona più controversa è il nostro prossimo oratore, un mio vecchio amico, e mi ha scioccato che abbiano trovato qualcosa su cui obiettare. Questo è uno scienziato, accanito, quindi, il mio ottimo amico, Russell Targ. Sono molto felice di essere qui, mi chiamo Russell Targ e sono un fisico e è un grande piacere raccontarvi dello straordinario lavoro che abbiamo svolto allo Stanford Research Institute indagando sulle abilità psichiche. Lo abbiamo fatto per la CIA, l'Agenzia Intelligence della Difesa, NASA e molte altre agenzie di intelligence che fanno parte del sistema di intelligence del governo degli Stati Uniti. Il lavoro che abbiamo svolto alla SRI prevedeva cose come trovare un aereo russo caduto in Nord Africa che portava libri in codice, localizzare un generale americano che è stato rapito nel Nord Italia, esaminare una fabbrica di armi sovietiche nella Siberia sovietica, descrivere la costruzione di un enorme sottomarino sovietico nel nord della Russia e abbiamo anche osservato un test di una bomba atomica cinese 3 giorni prima che fosse programmata per esplodere e descrivere correttamente che era un fallimento. Quindi abbiamo fatto molte cose utili per il governo durante il nostro programma di 23 anni. L'abilità di cui stiamo parlando è un'abilità psichica naturale che tutti noi possediamo, nonostante potresti aver sentito dire che è il contrario. L'abilità ti permette di calmare la tua mente, descrivere e sperimentare ciò che accadrà in futuro e potete farlo indipendentemente dalla distanza. La cosa interessante che abbiamo scoperto come fisici è che non è più difficile descrivere ciò che sta accadendo nella Siberia sovietica a 6.000 miglia di distanza rispetto a te per descrivere lo strano oggetto che ho in tasca. 6.000 miglia di distanza non diminuisce la precisione o l'affidabilità rispetto a qualcosa che si trova vicino a te. Guardare in lontananza non è più difficile che guardare un evento contemporaneo e è per questo che questa è chiamata percezione non locale, non meccanica quantistica. I fisici stanno assumendo il controllo di quella che una volta veniva chiamata parapsicologia. I 3 leader del programma eravamo io, Ed e Harold Puthoff, che sono entrambi fisici del laser, ed May, che è un fisico nucleare, ed eravamo ansiosi che i nostri amici scienziati non penserebbero che siamo andati fuori strada nella ricerca sulle SP. Quindi ci siamo assicurati di pubblicare tutto ciò che abbiamo fatto in tutti i nostri esperimenti nelle riviste più prestigiose del mondo, dove normalmente si pubblica la nostra scienza. Quindi abbiamo pubblicato il nostro lavoro negli atti dell'Istituto di Motori Elettrici, l'Associazione Americana per il Progresso della Scienza, l'Istituto Americano di Fisica e la rivista Nature. Una volta siamo stati chiamati dal Dipartimento di Polizia di Berkeley, dove Patricia Hearst è stata rapita, e hanno detto che erano così disperati. Puoi aiutarci con il tuo programma SP? Erano veramente disperati. E Pat Price ed Ed hanno rinviato, io sono andato a Berkeley e Price ha detto vediamo il libro illustrato. Non ha senso, è stato fatto molto nelle stazioni di polizia. Voglio vedere il libro illustrato con tutti i soliti sospetti. Ha girato pagina dopo pagina e ha detto questo è il ragazzo che è il capo del giro. E ha puntato il dito su Donald Everett che non era il capo del giro. E Price ha detto, ti piacerebbe sapere dov'è l'auto del rapimento? Mi hanno detto, stai scherzando. Ho detto, bene, se guidi per circa 50 miglia a nord sulla Bayshore, sull'autostrada 101, l'auto del rapimento, una station wagon bianca
Sulla destra parcheggiata vicino a un ristorante di fronte a 2 grandi bombole di gas bianche all'interno del cavalcavia pedonale attraverso l'autostrada. E uno dei detective ha detto, beh, so dov'è, sto andando a casa mia a Vallejo. 20 minuti dopo hanno trovato l'auto e c'erano ancora cartucce che rotolavano sul fondo dell'auto. Questo è il primo di una serie di esperimenti che abbiamo fatto nel corso di un decennio e praticamente è quello che ha coinvolto la CIA a darci i soldi. Ok, eravamo supportati dalla CIA e dall'agenzia di intelligence della difesa e mi è stato detto di andare avanti e abbiamo continuato per altri 15 anni. E hanno creato il corpo dell'esercito psichico, siamo andati avanti per altri 15 anni, c'erano 30 persone sulla costa orientale che lavoravano in tandem con il gruppo SRI. La mia opinione è che la cosa più importante che puoi fare con la visione remota è scoprire chi sei adesso. È importante che ti dica che la visione a distanza non è un percorso spirituale, ma se impari a placare la tua mente e a spostare la tua consapevolezza nella consapevolezza senza tempo, probabilmente inizierai a sperimentare cose che ti sorprenderanno, dandoti un'altra visione della realtà. Ad esempio, se ti guardi nello specchio al mattino e pensi che chi vede in quello specchio è quello che sei veramente, ti aspetta molta sofferenza, secondo la mia esperienza. La mia opinione è che quello che sei veramente è consapevolezza, non locale, indipendentemente da spazio e tempo. Tu sei quella consapevolezza che ti permette di spostare la tua esperienza, di spostare la tua coscienza, di spostare la tua percezione ovunque nel mondo, indipendentemente da spazio e tempo. Il mio invito per voi è di esplorare questo luogo trascendente e poi, come scienziato, l'anno prossimo potrete tornare a raccontarci cosa avete vissuto. Grazie.